Buongiorno giovani, come va? Oggi proviamo a rispondere a una di quelle domande che capitano nella mente in quelle domeniche di pioggia che non si sa bene cosa fare. Ma io posso misurare qualcosa dei pick-up della mia chitarra senza stare a smontare tutto? Qualcosa si può misurare con una discreta precisione. Vediamo come. Quello che vi serve è la chitarra e grazie, un cavo, anche quello che usate normalmente per andare all'amplificatore, e un multimetro. Un qualunque multimetro con un minimo di decenza va bene, quella che dobbiamo fare è una misura di resistenza, non è particolarmente critica. Vediamo come operare. Prima di tutto inseriamo il cavo nel suo jack. Poi selezioniamo il pick-up che vogliamo misurare. Questo è tipo strato, vogliamo misurare il pick-up al manico. Volume al massimo, i toni non servono, io li metto al massimo per fissazione mia. Il nostro cavo ha un'estremità libera. Prendiamo il multimetro e lo mettiamo su resistenza in una scala, io ho messo 6 kΩ, che è la scala più ragionevole che ha questo oggetto per quello che dobbiamo misurare. 6 kΩ vuol dire 6 per 1000, 6000 ohm, che è l'unità di misura della resistenza. Prendiamo il cavo con i morsetti, ora io sto usando quelli a coccodrillo, vanno bene anche quelli normali in dotazione con il nostro oggetto. Vedete come è fatto il jack? Questa è la parte negativa sotto questa fascia nera. Questa qui è la parte positiva. Ai fini della misurazione della resistenza potremmo anche invertirle, non cambia niente. Negativo su questa parte qui, positivo su questa parte qua, ed ecco la nostra misura di resistenza. Vediamo se riesco a accendere la luce così potete vedere meglio. Eccola qui. Io così non la vedo. 5,370. Giriamo il selettore a quello centrale e leggiamo 5,142. Andiamo sul manico, sul ponte, chiedo scusa, 5,316, 15,16. Ecco, abbiamo misurato i nostri pick-up. Questo metodo va bene per pick-up avvolti, che siano in alnico, magnetici vengono detti, ma sono tutti magnetici, in alnico, o ceramici come a questa, per esempio. Potete anche fare un cavo apposito. Io per esempio ho preso un vecchio cavo di un qualche apparato che avevo costruito anni fa, tra l'altro è stereo, ma io userò solo la parte mono, e di qua l'ho sbucciato. Lo inserite, ecco dove tornano veramente comodi quelli a coccodrillo, tacchete, tacchete, là. Ed ecco la nostra misura. Che succede se lo metto in mezzo? Per esempio mettiamolo in posizione tra manico e centrale. 2,640. Questo coso c'ha la luce che si autospenge. E di qua 2,627. Ora abbiamo visto tutte queste belle funzioni, queste belle cose. Ci vuole un momentino di parte teorica. A chi non interessa la parte teorica, ora dopo guardiamo anche una chitarra con humbucker, tra l'altro in alnico, per curiosità. Andate avanti nel video.
Questo metodo non funziona con i pick-up della vostra chitarra acustica, a meno che non siano magnetici, ma con i piezo, quella roba lì proprio non funziona. Quindi inutile che ci provate, no? Non che non rompete nulla. Parte teorica. Qualcuno dirà, bravo, tutto bello, simpatico, però io sto misurando con attaccato tutto al circuito. A cose fatte bene dovrei smontare le 9 o 11 viti della piastra, girarla, prendere il pick up, dissaldarlo da dove è attaccato, segnandomi dove era attaccato, se no poi ci ammattisco, e misurare sugli fili che escono proprio dal pick up. Giustissimo. Lì misureremmo la parte resistiva dell'impedenza del pick up. Il pick up ha una parte resistiva e una parte induttiva capacitiva. Ai nostri fini noi possiamo misurare solo la resistenza con questo metodo, salvo utilizzare un misuratore LC o passare poi a altre cose. In realtà il metodo funziona. Perché? Perché l'impedenza, la parte resistiva dell'impedenza di un pick up tipicamente è tra 4 e 7, 8 kΩ per i single coil. Gli humbucker vanno un po' più su. In realtà il nostro pick up, per esempio adesso che è selezionato il manico, è in parallelo al potenziometro del volume. Quelli dei toni, essendoci dei condensatori di mezzo, solitamente non servono, non danno nessun fastidio per questa misura. E questo pick up, almeno per una Stratocaster standard o tipo Stratocaster, vale 250 kΩ quando è tutto aperto. Se voi mettete in parallelo questi 5 con i 250, la formula della resistenza, parliamo solo di resistenza, risultante è 5 per 250 diviso 5 più 250. Ora è abbastanza intuitivo che al denominatore dividere per 250 o per 255 cambia veramente poco, mentre sopra c'è un prodotto, 250 per 5 fa 1250, cambia assai. Per cui se noi trascuriamo il 5 sotto, ci risulta 5 per 250 diviso 250. Ora, ricordandosi alcune proprietà base delle frazioni, se dividiamo numeratore e denominatore per lo stesso numero, otteniamo una frazione equivalente. Dividiamo sopra e sotto per 250 che spariscono e ci rimane il nostro 5, cioè quello che in realtà sarebbe la nostra incognita. Se andassimo a misurare precisamente vedremo che il potenziometro qui, purché sia messo a 10, influenza per poche frazioni di ohm, che per questa misurazione non servono, non danno assolutamente problema. Tutto questo discorso vale anche per le posizioni intermedie, che abbiamo visto essere più o meno la metà. Perché? Perché sono stavolta questi due in parallelo a questo. Se tutto questo discorso di questo lo trascuriamo, noi abbiamo due pick up praticamente uguali, quindi chiamiamoli R, R per R diviso R più R, cioè 2R. Un R va via su, un R va via giù, R diviso 2. Semplicissimo. Proviamo adesso una chitarra con gli humbucker. Eccoci qui alla nostra chitarra con gli humbucker. Questi sono la chitarra è la Harley Benton SC552, che c'è un video sul mio canale di prova, se volete andatevelo a vedere. Questa monta dei pick-up Tesla humbucker in Alnico 5 mi pare. Selezionato il pick-up al manico, potenziometri del volume al massimo come al solito, abbiamo il nostro numerino che è 749, 750. Spostiamo il selettore, andiamo al ponte e questo è diverso, questo è abbastanza più cicciuto, 8,62. In mezzo ci aspettiamo un valore per l'appunto mediato tra i due.
4 ha un suo perché. Niente, questo metodo può essere divertente per i giorni di pioggia, per fare delle prove, per capire un po' la chitarra che va regalato vostro zio, una vecchia Strato magari, ma che impedenza ha, che resistenza mostrano i pick-up, per essere precisi. Basta, questo video termina qui, io mi auguro che possa essere stato interessante per qualcuno di voi e ci vediamo la prossima volta. Vi ringrazio per averlo visto e vi saluto caldamente augurandovi buona giornata, giovani!